Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove vi illustrerò come si inserisce il film all'interno della VMI, questa confezionatrice a marchio Shida. Ed eccoci qua, questa qui è la schermata principale della macchina. Adesso vi farò vedere due modalità per come cambiare il film o come inserirlo per la prima volta o come settare una nuova fascia. Allora andiamo nel menu, freccia in alto, digitiamo la password. Poi andiamo in regolazioni, confezionatrice, oppure wrapping in questo caso, dipende dalla lingua in questione. Adesso, se utilizzate il film Mitsubishi, il materiale dovrà essere 2 poli 1. La temperatura del forno, cioè delle barre saldanti, che vi illustrerò successivamente, deve essere di 120 gradi all'incirca. Poi avremo questi vari parametri, il centraggio film, superiore e inferiore, in quanto questa macchina abbiamo due tipi di bobine. Possiamo avere una bobina piccola e una bobina grande, perché supporta i due mandrini. Poi abbiamo la lunghezza film, dove decidiamo se rendere il film più lungo o più corto in base poi alla nostra fascia sempre. E qui verranno settate le due dimensioni. In questo caso sulla macchina preimpostato c'è il 3,50 e il 450. Quindi adesso andiamo a settare il film superiore, quindi set film superiore. La macchina si predispone per il cambio del film. Qui noi, digitando da tastiera un numero da 1 a 6, possiamo andare a modificare le fasce di film. In questo caso 1 è 300 mm, 2 350, 3 400, 4 450, 5 500 e 6 530, che solitamente non viene mai utilizzato. Quindi in questo caso andiamo a mettere la 3,50. Ok, noi seguiamo le istruzioni di caricamento, quindi apriamo lo sportello. In questo caso la fascia di 3,50, dove lo andrò a inserire nel primo mandrino. Si inserisce così, il verso deve essere come riportato anche da disegno, in questa posizione, e vado ad inserirlo. Lo inserisco fino in fondo e basta, perché dopo ci sarà una molla che lo bloccherà. Adesso apro lo sportellino numero 1, tiro il film, attenzione, notare bene, il film deve essere disteso, altrimenti fallisce l'avanzamento. Poi chiudo lo sportellino. Un consiglio è mettere un dito nell'estremità della piastra e poi andiamo a tagliare il film. Queste qua sono due taglierine, servono proprio per tagliare il film. Dopodiché ci assicuriamo che lo sportellino è chiuso, andiamo a chiudere lo sportello e il film avanzerà. Adesso la macchina ha effettuato il caricamento. Andiamo ad aprire lo sportello, come ci riporta anche il monitor, e andiamo a rimuovere il film. Sempre in maniera delicata, mi raccomando, altrimenti si danneggiano le cinghie. Poi adesso vado a chiudere lo sportello ed effettuo 3 avanzamenti con caricamento film superiore. Ok, apro lo splino di sicurezza e vado a rimuovere il film in maniera sempre delicata, prima da un lato e poi dall'altro, e poi lo sfilo. Tutto questo per 3 volte. Ok, il caricamento del film è completato. Allora, per il modello di macchina che supporta anche il secondo portabobine, possiamo andare a settare anche il film inferiore. Quindi eseguiremo la stessa procedura.
che abbiamo effettuato prima. Qui andiamo ad impostare il valore che ci interessa. Quindi io in questo caso vado a digitare il 4 perché andrò ad inserire una fascia di 450 mm. Poi aprirò lo sportello. Andremo ad inserire, sempre in questo verso mi raccomando, la fascia di 450 mm e si blocca. Per tirarla via basta fare così. C'è questo gancio. Poi il film lo tiriamo e deve fare questo giro. Deve essere ben teso e soprattutto disteso, che va da qui fino in fondo. Poi chiudo lo sportellino, con un dito tengo fermo il film dall'altra parte e poi me lo tiro tutto sotto al taglierino, che è questa qua. Adesso chiudiamo lo sportello e la macchina caricherà il film in maniera automatica. Come ci mostra il monitor, adesso riapriamo lo sportello, andiamo a rimuovere il film, chiudiamo lo sportello e facciamo 3 avanzamenti. Tutto questo per 3 volte. E per maggiori informazioni e più dettagli anche sui vari modelli di questa confezionatrice potete visitare il nostro sito e contattarci via email o telefonicamente.